Ciao a tutti amici di Moto.it. Con la prova di oggi vi presentiamo la versione base, se così si può chiamare, dell'Aprilia Tuono V4, ovvero la 1100 RR, scusate la pronuncia. Per una volta, infatti, ci concentriamo non sull'allestimento top, che è quello che la casa tende sempre a farci provare, ma sulla versione un pochino meno pregiata in termini di componentistica, per capire se quei 2.400 euro che ballano fra questa versione e la versione factory valgono davvero l'investimento in più, oppure se si può risparmiare qualche cosa avendo grosso modo la stessa sostanza. Andiamo a vedere meglio la moto e per fare questo ve la mettiamo nella luce migliore. Qual è l'elemento condiviso che unisce la Tuono V4 alla RSV4? Naturalmente il telaio, doppio trave in alluminio, e il motore V4 da 65 gradi che è diventato il marchio di fabbrica di Aprilia. Nella versione Tuono, che troviamo qui, in realtà negli ultimi 2 anni si è leggermente distaccato dalla Superbike perché è aumentato di 3 mm l'alesaggio, portando la cilindrata a 1077 a 1100. Per dirla così, per ottenere un motore più ricco di coppia e medi regimi, sacrificando qualche cosa in termini di potenza massima e rientrando per il 2017 nella normativa Euro 4. Quindi una moto molto vicina alla RSV4 e vicinissima a quella versione Factory. Dove stanno le differenze fra la RR e la Factory? Facile, nel comparto sospensioni è dove troviamo le differenze più macroscopiche. Si nota una forcella Sachs a steli rovesciati con regolazione completa, quindi completa nell'idraulica sia in estensione che in compressione, ma separata sui 2 steli, e al posteriore troviamo anche qui un'unità Sachs monoammortizzatore con serbatoietto separato in configurazione piggyback, anch'essa completamente regolabile. Altra differenza abbastanza visibile sta nel codino, perché qui la vedete priva dell'unghietta, che non viene fornita di serie sulla versione RR ed è presente sulla Factory, e ha un andamento leggermente diverso per accogliere meglio il passeggero. Al di là delle differenze, che cosa c'è ancora in questa Tuono RR? Sostanzialmente la stessa sostanza che troviamo sulla versione Factory. Quindi, restando sulla ciclistica, l'impianto frenante con pinze monoblocco Brembo M50, ovvero il top della produzione stradale della casa bergamasca. Del motore ne abbiamo già parlato, ma vale la pena sottolineare la dotazione elettronica, perché l'APRC, ovvero il pacchetto elettronico di aiuto alla guida studiato e sviluppato da Aprilia, in questo caso è nella sua versione più completa. Come notiamo qui dalla cella di carico che troviamo sul cambio, che quindi è asservita al quick shifter sia in innesto che in scalata. Tutto il resto naturalmente invece si gestisce e si vede dal cruscotto e dai comandi a manubrio, che sono cambiati e sono adesso completissimi e comprendono un controllo di trazione regolabile su 8 livelli, l'antimpennata, il launch control, e sono stati aggiunti anche il cruise control, e che funge anche, diciamo così, da limitatore di velocità in corsia box per chi desiderasse portare la Tuono in circuito. Noi lo abbiamo fatto e proprio per questo adesso vi andiamo a raccontare, dopo avervi descritto com'è la sostanza di questa Tuono, qual è il suo comportamento su strada e in pista. Se ci seguite da qualche tempo, probabilmente lo sapete già, la Tuono è una naked abbastanza atipica, è quella, come abbiamo detto all'inizio, più vicina alla sorella super sportiva da cui deriva. Di conseguenza si porta dietro tutta una serie di tratti somatici, di caratteristiche del DNA che la rendono un pochino meno versatile della naked media. Quindi questo cosa significa? Che in città bisogna soffrire abbastanza, un po' perché con l'Euro 4 il motore scalda abbastanza, un po' perché l'assetto è molto rigido e comunque non è una moto pensata per farsi vedere all'aperitivo o per andarsene in giro a fare la spesa, ma è una moto fatta per andarci sopra e sul serio. In autostrada le cose vanno meglio di quanto uno non si aspetti, perché il cupolino, se uno si rannicchia bene dietro, protegge un pochino più di quello che ci si potrebbe immaginare. Naturalmente però non è quello il contesto di utilizzo elettivo di una moto come la Tuono. La Tuono va guidata sul misto, possibilmente di montagna, possibilmente abbastanza veloce e, nel meglio possibile, con un bel asfalto liscio. Torniamo al discorso di prima, è una moto che deriva da una supersportiva, è forse quella più vicina alla vecchia definizione di supersportiva senza carene col manubrio largo. Quindi
assetto piuttosto rigido e rapportatura abbastanza lunga, avvicinata, derivata da una sportiva, personalità del motore estremamente vigorosa. Ci vuole un attimo a raggiungere delle velocità che vi fanno perdere la patente in un batter d'occhio. E vi basti sapere che al banco prova, presso Superbike di Novate, che ci assiste come sempre, abbiamo rilevato 178 cavalli all'albero, e se questa non è una potenza mostruosa per una naked, non sappiamo quale lo sia. Dicevamo, è una moto che ci si gode sul misto, possibilmente un po' aperto e bello regolare, ma serve anche un'altra cosa: va guidata con determinazione, con concentrazione, con gusto. Se pretendete di guidarla disimpegnati, andando a spasso, guardando il paesaggio, vi sembrerà troppo rigida, scomoda e incoerente d'assetto, soprattutto al posteriore, dove abbiamo una rigidità dell'idraulica abbastanza sensibile. Se invece ci date dentro, onestamente ci sono pochissime moto capaci di ripagarvi con lo stesso gusto su strada. In pista come si comporta? Ve l'abbiamo detto, l'abbiamo portata in pista. Siamo stati un po' sfortunati perché la giornata, come vedete dalle immagini, non era delle migliori. Però ci siamo potuti comunque godere un comportamento estremamente coerente e votato alla pista più di quanto non faccia probabilmente qualunque altra naked così come esce dalla fabbrica. Non vogliamo parlare di allestimenti speciali. Quindi la Tuono possiamo proprio dire che sia probabilmente l'unica naked pronto pista, capace di divertire, con una ciclistica assolutamente spettacolare che deriva da quella della RSV4 e un motore che come lui non ce n'è per quello che ci riguarda. Fino a qui forse non vi abbiamo detto granché di nuovo, perché sono tutte considerazioni che valgono anche per la versione Factory, che vi abbiamo già presentato all'epoca del lancio stampa la scorsa estate. Quello che cui dovevamo dare risposta è un quesito abbastanza interessante, ovvero la differenza di prezzo che c'è fra la Factory, che costa 2.400 euro in più, rispetto a questa RR, è una cifra che vale la pena investire? Allora, dipende molto da voi. Chiaramente la componentistica è di livello superiore e saremmo dei bugiardi se vi dicessimo che non si sente la mancanza di sospensioni più scorrevoli e più precise in buona parte delle occasioni. Allo stesso tempo, quello che è interessante registrare è che questa differenza di comportamento la si rileva, soprattutto la si nota, si sente la mancanza di sospensioni più raffinate solo agli estremi dello spettro prestazionale. Quindi in pista, quando si va a forzare molto, dove si desidera una maggior sensibilità ai click, e dall'altra parte su strada, dove una sospensione un pochino più scorrevole, che sia in grado di mantenere un assetto un pochino più coerente, un pochino più attaccato all'asfalto, può venire in aiuto quando si percorrono strade, come ahimè succede spesso in Italia, non perfettamente levigate. Diciamo che per l'80% del tempo con questa RR non sentirete la mancanza di una Factory. Certo, i giocattoli, le moto sono giocattoli e i giocattoli piacciono molto belli, quindi se avete la fortuna di potervi permettere la Factory, avete la nostra benedizione e spendete i vostri soldi, ma se non potete dateci retta. Con questa vivrete molto 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 felici.